Ciao a tutti, allora cerco di fare una breve premessa prima di far vedere il video. Fiat Fremont del 2014 acquistato a settembre, primo settembre del 2023, cioè l'anno scorso, a fine ottobre, metà novembre. La macchina rimaniamo a piedi e la macchina acquistata da concessionaria Vendramini di Oderzo. Ci sono state promesse 1000 tagliandi, 1000 cose prima della consegna che non sono stati fatti, pulizia della vettura eccetera. Sembrava che ci fosse una garanzia con 1000 cose che poi in realtà non c'erano. Ai primi contatti con l'officina e il concessionario si rimbalzavano la palla perché c'era il Bluetooth che non funzionava, i freni vibravano e il tergicristallo posteriore non funzionava già da subito. Segnalate queste tre cose non c'è stato verso di farsele sistemare, nel senso che uno passava la palla con quell'altro, anche i difetti di carrozzeria eccetera. Quindi siamo rimasti a piedi con la macchina per non andare a sfasciarsi il fegato con la concessionaria o l'assicurazione, visto come si erano comportati nel primo mese. Abbiamo deciso di sistemare il danno in casa con Emanuele. Grazie Emanuele. Abbiamo provveduto a sostituire il collettore di aspirazione. Qua faccio il video, poi alla fine vi spiegherò anche il resto. Quindi, dopo questa piccola premessa, siccome non era stato fatto nessun tipo di tagliando, anche alla richiesta della documentazione dei tagliandi non è stata fornita, visto che c'era questo problema sul collettore di aspirazione che perdeva e per togliere il collettore di aspirazione andava smontata parte della distribuzione, ho deciso di fare la cinghia di distribuzione perché non mi fidavo di andare in giro con una macchina con 2 bambine che è già rimasta a piedi dopo un mese e con la distribuzione non fatta, con rischio di macchina con 100.000 km, 108.000 km. Quindi partiamo col video facendo vedere la parte della distribuzione e lo smontaggio del collettore di aspirazione. Premessa: è molto tagliato perché noi non siamo, sì, Emanuele fa il meccanico, però qui siamo nella sua cantina e è la prima volta che facciamo la distribuzione di un'auto e quindi sì, di sto Fremont, insomma il video è un po' da capire a tratti, nel senso che o lavoravamo o filmavamo. Si vede la goccina. Qui siamo andati nel parcheggio dove l'auto è rimasta a piedi per cercare di capire dove era la perdita. E poi ci pompiamo a un bar. Qua inizia a fare tutto un fumeron. Non so in base a cosa. Poi perché non lo fa sempre quel fumo là, qua sotto? Prima lo faceva con meno acqua, poi abbiamo riempito di acqua. Con meno acqua lo faceva? Sì. Adesso dal buco dove usciva l'aria adesso esce acqua, quindi ci dovrebbe essere una perdita localizzata in un altro punto. Ah, giusto. Quando si abbassa a tal punto inizia a vaporizzare. Esatto. Quindi abbiamo 2 perdite, neanche una. Vabbè, ordiniamo sto collettore di plastica. I prossimi li faranno di cartone. Abbiamo messo la macchina sui cavalletti, tolto la ruota e qua c'è una paratia con 2 viti e un pistenzio di plastica. Fare la distribuzione, qua si vede bene da dove perde. Sì, perché guarda l'onto che è rimasto comunque dell'olio che abbiamo cambiato l'altra volta. Sì, che stai dicendo, quindi è stato cambiato questo giro, l'altra volta probabilmente no. Anche questo c'è. La puleggia? La Madonna. Meglio, no? Vedi, quella è la puleggia là. E qua c'è il kit della distribuzione e qua c'è il nostro mitico pezzo di merda. Ma quanto l'hai pagato questo kit quindi? Boh, 100 qualcosa. Solo? Boh, togliamo la parte elettrica. Qua. Queste le avevano già segnate, ma ho visto che anche sugli altri video dei motori ci sono. Tubo di ritorno degli iniettori, piscerà forse un po' di gasolio. Era sotto là. Questo ha una vite qua dietro, una vite e forse una vite qua dietro, sì. Allora Tolto queste. Quello poi incastrato insieme qua là, libero fuori dalle balle. qua è sganciato
No, ce n'è ancora una qua. Questo va giù. C'è ancora una vite qua. Allora c'è questo qua che va sotto, c'è un connettorino qua, hai visto? Ecco che bene si vede col telecamera. Ecco. Qua è tutto libero, no? È tutto libero, abbiamo questo grosso. E tutti. Sì, no, ok, ma anche là ce n'è un altro qua. Quello va giù, vero? Questo ce n'è uno grosso che va giù. E anche una fascetta qua a metà. Non lo senti il connettore? No. Questa la teniamo, questa la stacchiamo. Stacchiamo le due viti e stacchiamo l'altra fascetta. E viene su tutta la linea, 3 viti. 1. È bello avere le batterie cariche. Quindi stacchiamo Queste 4 e la quinta da una parte e dall'altra. Ti ricordi dopo dove erano tutte le viti? Madonna, abbiamo il video. Problemi del mestiere. Sì, c'è tutte e tre. Una fascetta, sì. Forse lo sganciamo qua. Sì, quella è la pompa iniezione. Questo voilà. Questo lo togliamo qua. Lasciamolo là, che magari dopo lo pieghiamo quando abbiamo tolto il rail. Lo mettiamo da questa. Non ci rompiamo un rail. L'ago. Vabbè. Guarda quanto piscia. Tutto sopra là. Tanto quello lo dobbiamo cambiare. Aspetta. Li lascio là. Poi li togliamo in ordine e li mettiamo in ordine su. Ah, questo è fissato anche qua e qua. Una colonna. Deo. Con le due viti da 13. Questo lo togliamo. Quindi non riesco a prendere con la pinza. Dopo la chiudi con la pinza. Tubo di aspirazione e la farfalla e rimaniamo col collettore nudo. Sì, giusto. La farfalla di Belen. Farfalla vien di notte con le scarpe tutte rotte. Vite di lunghezza così dentro là. Ah, diversa di quella di prima. Sì. Ok, qua la farfalla 3 viti, una laggiù e 2 sopra. Queste qua. Decisiva. Si può ammirare La morchia di tutta l'aspirazione che bagna sporca questo, sporca le GR e sporcherà anche le swirl dentro sul... Ma noi non possiamo eliminare sto EGR schifoso. No, abbiamo detto che non va bene. No, forse sì, ma... Proviamo. No, se ci fosse un tubo comodo che... ci arriviamo dopo, dai. Vediamo anche quanto sia fattibile o meno. Qua connettore si toglie. Il tubo delle GR. 3 viti da 10. Sopra. Sotto non si sa. Un bel punto di domanda. Non conviene sganciarlo là. Intanto dobbiamo trapiantarlo sul collettore nuovo. Perché? Abbiamo tolto il carter con 3 viti qua e c'è una vite sotto quella gommetta da 10 per togliere tutte le connessioni. Adesso io riuscirò a toglierla, poi quando sarà da rimetterla sarà da ridere. Qua manca questa, giusto? Quella può restare qua come è attaccato qua il casciocavi, queste parti qua. Forse basta togliere qua. Basta quello? Qua c'è uno snodo. Qua per svitare le GR sotto, il tubo delle GR, cricchetto furbo ruotante e chiave a brugola da 5 marron che va sul motorino delle swirl, forse quella roba lì. GR. Abbiamo staccato il tubo delle GR a una clip di metallo. Da dove l'hai staccato? La clip l'ho tirata verso l'alto e l'ho staccata là, quello là con pieno di ruggine. Là. E poi abbiamo svitato 2 viti su sto
zio decanter, due, una sotto e una sopra, che però non viene ancora. Forse ci sarà una terza vite, sicuramente. Canister era incastrato là, si vede, dove c'è quello ring verde, giallo, giusto? Giusto. Il ring verde è sul canister e dietro là c'è il suo buco. Ci basta così, sì. Sì, adesso abbiamo accesso alle viti. Questi sono sempre quegli affari che non so bene come si tolgono. Giro della cinghia, albero motore, sopra il rullino, torna giù compressore, torna su pompa dell'acqua, torna giù rullino, torna su alternatore, torna giù tenditore, torna giù albero motore. Tolta la distribuzione, con non so se a fuoco, non credo. La puleggia ha questo spinotto come riferimento, Ok. che va infilato in questo buco. Abbiamo tolto le viti del supporto motore, 3 grosse, e svittato quelle 2 fini là, quella e l'altra. Abbiamo tolto la vaschetta dell'acqua, supporto motore per arrivare alla cinghia. Tutti i pezzi sono lì. Carter della distribuzione da togliere. Se la vite è così, la bussola la prende. Se la vite è così, La bussola non la prende. la bussola fa così ed è il feeling che sentivamo noi prima. Adesso togliamo sto pezzo qua, c'è un bullone qua e 3 sotto sembrerebbe, o forse 4. No, dietro il rullino non c'è niente. Allora, per togliere il carter qua ci sono 2 viti sotto che ho già smollato e bisogna togliere questo che è una vite Torx da 50 centrale che è posto esattamente qua. Adesso dovrebbe esserci una vite che abbiamo fissato da sopra e dovrebbe venire via questa. No, veramente questa vite non esce, bisogna spostare il motore più in là, ma che cazzo. Se è in fase e te lo segni e rimonti la cinghia così com'era, non perde la fase e torna buono. Quindi noi adesso dovremmo fare tutte le nostre robe appurando che poi questa puleggia resti così com'è e questa così com'è, ma visto che non abbiamo il blocco ci tocca segnare sia la puleggia che il carter in corrispondenza della puleggia, un segno dove vogliamo, anche qua magari, Sì. in modo da poi, se anche ci ruota, rimetterla nella giusta posizione e rimontare la cinghia. Più facile a dirlo che a farlo. Non so se stiamo facendo bene, ma credo di sì. Jawohl. Segno, segno, segno. E dove l'hai segnata qua? Con la tacca sopra e sotto. Ok. Ma non ci serve anche 11, 12. 12. Usa con le cinesi, no? Cinghia tolta. Adesso bisogna togliere la pompa dell'acqua. No, dell'alta pressione. Attrezzo autocostruito, modificato perché qua non entrava la chiave. Un paio di sagome. Buon, tolto la pompa. Qua bisogna togliere sto prigioniero perché c'è un bulloncino là sotto che se no non viene fuori. Il prigioniero era là, dado contro dado lo abbiamo tolto e adesso in teoria tutte le viti sono libere. Vediamo qua se si arriva comodi, comodi una parola grossa. Tolto tutte le viti, sono 9 più una grossa qua, le altre sono dentro. Facciamo un po' di leva come dice il buon Rossi là. Bella. Bella, è mollato, ma bisogna staccare questo per forza, vecchio, perché c'è quel tubo là, questo che tiene intanto, quindi bisogna togliere sta forcina e sfilare sto cazzillo, giusto? Muovimi il collettore. Vedi quel tubo che va in giù? Allora questo qua non c'era verso di staccarlo, quindi l'abbiamo staccato da sotto. Adesso devo staccare questo e dove l'altro? Questo è il filo che sporge. Allora quello là col filo marcio qua si spreme qua e si sfila, e quello giù bisogna alzare qua
e si sfila. Fino qua invochiamo Giuliano Mosconi. Fino qua una merda, ma neanche male. Praticamente siamo arrivati al punto che sto cesso di collettore non si sfila, perché ci sono sti due tubi che prima partono di gomma e poi diventano di metallo qua del FAP, delle sonde del FAP, sappi cosa. Qua quando si fa tirare in fuori vanno a battere là sotto, il collettore va a battere, questi passano davanti e bisogna sganciarli là. Adesso stiamo smadonnando, siccome questi tubi non si muovono. Sottile, grosso. Il sottile è quello sopra, il grosso è quello sotto. Stacchiamo le due farfalline E li ruotiamo se si riesce, speriamo che non dobbiamo invocare veramente Mosconi. di riparabilità. Potremmo fare i fix it delle macchine, vediamo i punteggi. Allora, qua comunque ci siamo accorti di un altro bug che pisciacqua anche dal coso delle GR per la felicità di... Andati? Uno. Questo. Adesso dimmi che si muovono sti bastardi. Poi nel mentre, dov'è il danno? Vabbè, lo facciamo vedere dopo il danno. Abbiamo tirato via un po' di prigionieri qua, ma la missione è praticamente impossibile. Alla fine bisogna smontare tutto sto blocco delle GR. Qua in teoria tiriamo via questo. Siamo abbastanza carichi. Allora, Non fate come noi, non imbarcatevi in questo lavoro. questo era attaccato là, vedi che c'è il pistenzio. Abbiamo smontato il termostato, 3 Torx più una più piccola qua. 3 Torx da 30 sul termostato e una Torx 20 sul braccio. Allora io ti filmo così ci ricordiamo tutto. C'è da staccare questo. Poi c'è questo bel tubo dell'aria che possiamo lasciare su e beh, va da una parte all'altra di una roba che viene via tutta in blocco. Ah, ok. Questa fascetta sul tubo che arriva al termostato. Ok, staccato quello. Da qua. Pezzi di merda, figli di puttana. Questo video non è adatto ai bambini. Sensore temperatura acqua su scatola del termostato, via. E guarda, ci liberiamo È libero. del cablaggio. Oh, anche là. Ah, cazzo, che bene. Vaffanculo, si scaveva tutto il cazzo fino prima. Questo qua, roba attaccata. Questo che si attacca sul retro qui, fa la curva e va qui nel primo buco e non tiene più niente. L'olio che esce da... ed è rotto, tubo da cambiare. Questo invece andava sul secondo, proprio qui, e non tiene. Ecco perché è venuto sfilato facile. Ingegneri della Fiat. Beccatevi il cricchetto della beta. Gira il manico dall'altra. Yeah. Connettore con testa bianca tutto a sinistra. Schiaccio e alzo. Il connettore più grosso che sicuro non è compatibile di qua, stacco. E relativa forchettina Si romperà. No. Wow, incredibile. stacco. Qua abbiamo connettore sotto, questa è tutta una staffa unica attaccata là, quindi bisogna arrivarci. Forse basta tirar via questo bulloncino qua. Esatto, da qua. Mollata la stina, mollo anche questo. Figurati se viene fuori, ma figurati se viene fuori. Allora, questo non viene fuori perché ovviamente non viene fuori, è incastrato là, però Bisognerebbe smontare. sì, bisognerebbe smontare altri pezzi. Là ci siamo riusciti a far spazio e quindi è venuto fuori dei prigionieri, sto cazzo di collettore. Adesso bisogna stare attenti sotto, aspetta che tiriamo via il cablaggio. Tieni fuori i cablaggi. Aspetta che spengo il video. Quello è il Il connettore, connettore dell'attuatore delle swirl, bisogna tirare fuori la lamella gialla e poi premere qui vicino alla lamella gialla e viene su tutto quanto. Mai fu Guarda il purto. parto più Il difficile. pupo, volevo dire il pupo il parto, invece è venuto fuori un... Guarda, non passa neanche. Porca. Forse se caliamo un po' il motore col crick, no? Ah! Guarda la soddisfazione. Trofeo di caccia.
Mamma che mia. cazzare gli animali, sì. Si vedono le perdite, qua il tubo che ho rotto, noi dobbiamo recuperarci il motorino e avanti, anche questo dobbiamo recuperarci dall'altro. Questo andava montato come? Tu l'abbiamo sfilato così, vero? Ma forse col nastro di gomma ci salviamo. Abbiamo tolto tutti i prigionieri e per non romperci le palle usiamo delle viti M8 lunghe 70 che corrisponde al prigioniero. La vite lunga 70 con la ranella corrisponde esattamente a quanto sborda il prigioniero. La perdita dell'acqua era da qua, una perdita delle due probabilmente, e l'altra il connettore rotto. Qua mettiamo un po' di pasta nera in più e andiamo a rimontare. E tanti auguri, fate 3 passi indietro con tanti auguri. Stiamo andando con il rimontaggio, se trovo qualcosa di strano lo segnalo, se no no. Abbiamo rimesso su questi un po' di cavetti, i tubi là del FAP. Abbiamo rimontato tutto il cazzillo qua delle GR e visto che eravamo comodi stiamo mettendo sulle GR, quindi non seguiamo proprio esattamente il processo di smontaggio. Abbiamo rimontato la pompa e adesso chiudiamo la puleggia, sempre col mega attrezzo. Puleggia chiusa. È meglio, invece che andare avanti con la distribuzione che non ci cambia niente, è meglio che andiamo avanti qua dietro. Da dietro. Tipo il cazzillo qua, il cazzillo qua. Da dietro. Questa roba qua, gli iniettori. No, ma là dietro non abbiamo il tubo. Abbiamo il tubo delle GR in pulizia di là. No, ma qua è prima. Come siamo? C'è il carter là. Sì, sì, andrebbe quello. Facciamo le distribuzioni, dai. La distribuzione. Dobbiamo fare la distribuzione, cambiamo la pompa dell'acqua. Esagono da 6. Dov'è la pila? Si è scaricata. Vabbè, ci sono 3 viti da mollare. 1, 2 e 3 dall'altra. Abbiamo già tolto il tubo sotto, quindi qua ormai è secco. Se no ti lavi i sentimenti. Bella. Eccola. È la pompa dell'acqua che dovrebbe essere stata cambiata a 94.000 km, però è originale. Potrebbero averla messa originale, Ma se non hanno cambiato neanche il filtro dell'abitacolo, vabbè, a voi nei commenti. Un po' dell'acqua montata. Allora ho attaccato di nuovo la staffa qua, poi ho attaccato il connettore che va sulle GR, con il tubo che va sulle GR. Ho ricollegato i 2 tubi là. Questo qua. Guarda il tubo più costoso del mondo. Mi sento un po' un coglione aver speso. Chissà se qualcuno indovina quanto ho speso. Era un tubo da 2 centesimi. Va bene, dai, montiamo sto cazzo. Allora, tubo rimontato è questo qua più a destra. Nella parte sotto ho rimesso sta protezione del calore che ha 2 bottoncini tipo quelli della giacca vento, e sopra, guarda qua non si vede, riagganciato al collettore. Poi bisogna recuperare dal tubo vecchio, perché ovviamente non te lo danno, il raccordo che va qua, questo qui. Cinghia nuova su, con tutti i segni a posto. Adesso tiriamo il tenditore. Abbiamo messo un bullone nel buco sotto il tenditore per fare leva e poi lo chiudiamo. Spieghiamo sta cosa se ci fosse qualche pazzo che non ha mai fatto la distribuzione come noi. Allora, dov'è il ganzetto? Qua. Abbiamo messo il bullone da 8 e poi bisogna andare a prendere col cacciavite, a prendere questo ganzetto qui, fare leva e spostarmi verso il culo della macchina, giusto? Nel mentre il vostro compagno di merende molla il tenditore E con la luce del flash non vedo proprio più niente. Tu tendi. Io tiro a manetta. Non troppo, ma un po' di... Sì, dai, sta andando a manetta. Bom. Massimo tiro. Massimo Tiro. Si chiude. Vediamo se riesco a far vedere il coso, perché c'è la punta della freccia. Adesso si fa ruotare con la chiave, si fanno 2 giri, c'è scritto sul manuale. Il motore, perché a un giro di albero a cam corrispondono 2 giri di albero motore, giusto? Yes. Chiave da 19, 2 prolunghe per arrivare fuori. È già pronta. Abbiamo fatto i giri dell'albero motore, dopodiché abbiamo riteso il tenditore in modo tale che la punta, io adesso qua non so se si vede nel video, vada nel foro, vado a mirare il foro. Allora dicevamo che il ciccio deve essere al centro, qua c'è la vite. Sono giusto più o meno? No, è tutto di qua, verso di me.
Così. No, troppo, manco, sinistra, sinistra, là un po' più in giù, un po' più in giù, un po' più in giù, 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 giù ancora, giù dritto, là, ce l'hai a metà schermo. Allora, visto che abbiamo comprato lo strumento per la messa in fase, si mette il perno, si gira l'albero motore finché il perno non fa click. E blocca gli alberi a cam. Esatto. E poi qui sotto c'è la sua dima di verifica, ok, al foro che va su quella sede là, e questo foro deve andare in corrispondenza della vite, giusto? Giusto. Se fosse stato fuori fase sarebbe stato così. Minimo un dente è così, invece lui casca giusto sulla vite. Leggero gioco, ma insomma va bene così. Dinamometrica a 25. È già in coppia. Togliamo questo che non ci serve più, che non ce lo dimentichiamo là, ma forse non si chiude il carter. Adesso cambiamo anche la cinghia dei servizi con tutti i vari rullini e tendicinghia eccetera. Partiamo da questo, secondo me l'abbiamo qua comodo. Cuscinetto nuovo, vite vecchia, perché quella nuova era un po' diversa, mi piaceva di più questa. Ok, allora adesso questo sarebbe pronto per andare su, giusto? Siccome le viti non ci passano, se le metti dentro dopo, le infiliamo per metà, non troppo, così infiliamo il pezzo da sopra. È troppo dentro quello sopra. Ci siamo? Vado giù a centrare. Qua va tipo in battuta. Aspetta che non ci siamo, Perché non va più in là? C'è qualcosa che tiene? Forse una vite di queste qua sotto? No, è la vite... Boh, qua ci sono. Devo tirare tantissimo tutto il motore. Qua tocca e lasciamo fuori dal buco. Quindi bisogna prendere. Fare così. Bravo. E così, e così. Adesso ci siamo. Buon, coperchio montato, adesso devo cambiare il cuscinetto laggiù, c'è una Torx C50 in centro, frazione della plastica con palline di vetro e Ci hanno grillato. Attacca. così la prossima volta si spaccherà da un'altra parte. Tenditore messo, cuscinetti cambiati e adesso mettiamo sul carter. Vuoi mettere l'adesivo? Certo, qua. Questo è proprio il suo. E uno si chiederà, ma perché è stata fatta a 97.500 e poi di nuovo a 110.000? Poi per rimettere il carter della distribuzione ci siamo accorti che c'è tutto dello sporco intorno a quel tubo là, per cui l'abbiamo sfilato, c'è tutto il merdolino, adesso lo andiamo a pulire Anche dentro un po'. e lo rimettiamo, ma non dovrebbe esserci ruggine. Qua rimontato, non so cosa sia sta roba, Il rail con le cannette degli iniettori di alta pressione. perché sennò andava giù sporco e Il quindi è gasolio meglio. arriva, va, spruzza quello che serve, comandato dall'elettro iniettore, e il residuo torna nella linea di ritorno, che è questo tubo qua, in bassa pressione. Tubo pulito e rimesso decentemente, scrostato, verniciato e tutto quel che è. Rimesso sul carter della distribuzione. Cosa c'è che non va qua? La Continental. cinghia nuova è del luglio 23. La cinghia La vecchia. cinghia vecchia c'è scritto 0921, quindi verosimilmente questa è recente, settembre 21, ha 2 anni. Sì, ma dovevano averla cambiata a settembre 23. Scusa, agosto 23, non settembre Perché 23. ti hanno detto di averla cambiata a agosto? Allora ciao. Li stiamo sgamando. Una dietro l'altra. Una dietro l'altra. Montata la puleggia nuova, qua l'unica cosa che bisogna stare attenti è la spinetta lì. Le viti nuove sono esagonali, quelle di prima erano Ribe. Abbiamo fatto tutto il giro della cinghia, adesso con la chiave a 15 tira in giù, secondo me. Cosa vuol dire in giù? Orario o antiorario? Antiorario? Verso No, il motore. no. L'hai montato giusto sul dentore? Direi di sì, però Bene. sì, c'era solo un coso, c'è un pallino che va dentro. Questa la rifacciamo. Da 15 sul tendi cinghia. Ovviamente quando abbiamo smesso di riprendere siamo riusciti. Da sotto dagli una piccola tirata.
Da che parte? E senso orario per chiudere. Abbiamo tolto la spina, ovviamente, ruotando in senso orario e poi sfilando con una pinza. Supporto motore, ci sono 3 viti grosse là, poi 2 sottili qua e una ultima qui sopra. Quelle sono da 18, non da 19. Abbiamo fissato queste due, questa e questa. Abbiamo rimesso il raccordo qua su quel tubo che avevo rotto e fissato il canister che ha una vite qua su che si vede qua e una giù sotto in fondo. Tubo delle GR montato, 3 viti sopra e 2 sotto, collegato l'ultimo tubo che andava dietro, mi pare questo, qui 2 giù in basso, messo sul carterino. Allora l'ordine di rimontaggio è prima questo tubo qua nero, poi questo e poi i cavi. Noi abbiamo fatto un po' mix. Rimontato tutto, siamo al momento della verità. Ci siamo accorti di un tubo che era messo male, per cui abbiamo tolto quello nero e di nuovo questo qua, e nel frattempo ci siamo ricordati, abbiamo visto che questo non l'avevamo fissato. Staccalo e dopo lo rimetto. Ore 1:30, macchina montata, prima accensione. Per spegnere si rischia il tasto, vero? Ci stiamo caccando addosso. A vedere. Vai, dai. Ah, aspetta. Non c'è benzina. Ma dovrebbe caricarla in automatico. Come cazzo faccio a fermarlo? Fai 2-3. Non mettere il pedale, fai. Beh, già comunque ha girato il motore. Fai 2-3 accensioni come là, secondo me dovrebbe. Ah, questa è la pompa, senti? Chiudi così non suona. Chiudi la... Senti la pompa? Senti l'aria? Guarda giù se piscia il gasolio. Guarda gli iniettori, guarda la pompa alta iniezione. Guarda la pompa di iniezione, quella della puleggia tutta a sinistra. No. Cos'è questo rumore di acqua? Non so. Ho sentito l'acqua correre, Non so se era interno o esterno al serbatoio. Qua sta gocciolando qualcosa, ma non. Senti? È il mega bug. No, da là, senti? Dan, hai sentito? O no? Cosa? Questo sgocciolamento, o lo sento solo io da dentro? Prova a rifare. On. Chiudi la porta. Hai schiacciato 2 volte? No. C'è un pisciamento, vero? Sì, ma dove? Vai di nuovo. Come se fosse il motore del gasolio che piscia. Sì, ma allora è l'aria che esce dai tubi e va nel serbatoio. A farlo altre 3-4 volte. Là c'è una varia motore, ma è normale. Sì, finché non è in moto. Ancora una volta. Mi pare che adesso non abbiamo sentito sgocciolare, no? Quelle probabilmente sono bolle di aria che passano nei tubi. Provo. Vedi? No, fermi, che cazzo facciamo? C'è l'imbuto sulla vaschetta e la vaschetta non è chiusa. Vabbè, non succede niente, ma questa è meglio metterla. Guarda che non ci siano attrezzi in mezzo. Una chiave è rimasta su una puleggia. Non mi pare, però. Hai idea di come parte una chiave rimasta sulla puleggia quando metti in moto? No, ma prima ha già girato. Vai. E spegnere subito. Sì? Sì. Perché? Perché sennò facciamo casino. Ah, ok. Ma sono troppo curioso.
Tieni anche i freni, mi raccomando. Vai. Così possiamo dormire contenti. Mi piacerebbe che fosse finito qua, invece no. Allora, cosa è successo? Ovviamente non abbiamo filmato niente perché c'era l'esaltazione del momento. Abbiamo testato con la diagnosi se ci fossero errori, non c'erano errori. Ho fatto un paio di test con la macchina e subito andava su in temperatura, ma in effetti nella parte finale del video si vedeva uno scocciolamento dovuto al fatto che c'era un'altra perdita oltre a quelle segnalate, che erano collettore di aspirazione, manicotto, quello che avete visto a un certo punto del video, e poi ce n'era un altro sulla parte destra del motore in cui non era stato infilato bene la gomma all'interno del manicotto e si vedeva tutta la ruggine che usciva, diciamo. C'era una perdita anche lì, e quindi stavo dicendo, ho effettuato i primi test, la macchina andava subito in temperatura, quindi mi sono fermato e abbiamo visto che c'era un'altra perdita. Quindi 1000 pare, abbiamo montato male il collettore, abbiamo montato male la pompa dell'acqua, che cavolo c'è, il collettore l'abbiamo messo storto, allora chiamo il super meccanico Enrico questo giro e mi dice: guarda che in quei motori là potrebbe essere un tappo del monoblocco, che tante volte fanno ruggine e perdono da là. Quindi proviamo a guardare un po' il video per vedere se riusciamo a vedere sto tappo, ma nel video non si vede. Preso dalla disperazione, cosa faccio? Dico, la macchina è in garanzia, per cui sento con la garanzia, chiamo la garanzia, anzi Ciaia chiama la garanzia, panico, paura, una giornata solo per capire come fare col carro attrezzi eccetera. Garanzia Comfortjet, Comfort di nome ma non di fatto, quindi succede che bisogna pagarsi il carro attrezzi, si può portare la macchina in un'officina entro 25 km, in quei 25 km è compreso il carro attrezzi, però abbiamo deciso di portarla in un'officina Comfortjet, perché è inutile che portarla da un meccanico qua in zona che magari non sa come funzionano queste garanzie Comfortjet eccetera, quindi la portiamo garanzia Comfortjet. E segnaliamo anche il problema dei freni e il problema del tergicristallo posteriore. La macchina resta un paio di mesi, un mese e mezzo ferma in officina perché c'erano le vacanze di Natale e il meccanico doveva aspettare la conferma Comfortjet. Comunque lui ha trovato subito la perdita, che era appunto un tappo dietro, sotto dietro il motorino delle Swirl, che era praticamente dove mi aveva detto Enrico. Ha detto guarda là, però noi ormai eravamo esausti e quindi non avevamo voglia di rismontare il collettore. Avremmo fatto anche più veloce perché abbiamo sostituito i prigionieri con delle viti, quindi era più facile da sfilare perché non serviva smontare tutta la parte lato destro. E tra l'altro in officina loro hanno tolto la pompa lasciando su la puleggia, e quindi tutta la parte di distribuzione non serviva andarla a toccare. Fatto sta che la garanzia non ha coperto, nonostante ci fosse stato scritto monoblocco, ma il tappo, pur essendo che fa parte del monoblocco, non fa parte della garanzia, quindi vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate. E i freni usura non sono coperti, nonostante che l'avevamo segnalato anche prima, e comunque è pericoloso, nel senso la macchina vibra, vabbè. Quindi i freni adesso li farò, ho portato un'altra officina, non ho voglia di farli. Boh, la macchina ha funzionato un paio di mesi, adesso ha un problema sul cambio, che è un'altra cosa. Comunque questo per raccontare un attimo la vicenda. Spero il video vi sia stato utile, e quindi se avete lo stesso problema con la perdita sul collettore di aspirazione date un occhio anche ai tappi del motore. Ciao ciao!